Ciao, oggi mi trovate in cucina perché voglio portarvi con me in un viaggio che ridefinirà il concetto di dessert. Parliamo oggi infatti di saffron panna cotta, che è una panna cotta come si può ben capire, ma con un twist particolare. Infatti nella ricetta aggiungeremo un pizzico di zafferano. Se pensavate che la panna cotta fosse un classico intoccabile, preparatevi a cambiare idea. Stiamo per elevare l'arte culinaria, la vostra arte culinaria dal livello base al livello avanzato, semplicemente aggiungendo un pizzico di oro rosso. Quindi immaginate il classico italiano, con la bella panna cotta bianca, tremolante, dal sapore di latte, delicato. Ora prendete questo sapore e moltiplicatelo per 1000. È questo l'effetto infatti che fa lo zafferano, che è la spezia più lussuosa del pianeta. Non è solo un ingrediente, è quel non so che in più che vi permetterà di alzare l'asticella del vostro livello di preparazione culinaria. Ammettiamolo, la panna cotta già di per sé è buonissima, però ormai nel mondo dell'alta cucina, del fine dining, il livello di buono non è quasi più accettabile. Serve sempre cercare l'eccellenza, di raggiungere quella cosa in più che farà stupire i vostri commensali. L'aggiunta dello zafferano porta proprio in questa direzione. La sua infusione non è solo una cosa a livello estetico, perché sì, dona un bel colore dorato alla preparazione, però è il sapore che cambia, arricchisce una preparazione semplice come la panna cotta, portandola da un livello normale a un livello di gusto proprio superiore. Siete pronti a partire con me in questo viaggio? Segnatevi la lista degli ingredienti. Lo zafferano non è uno scherzo. Pensate che per ottenere 1 grammo di pistilli essiccati occorrono almeno 150 fiori che vengono raccolti tutti a mano e all'alba quando sono ancora chiusi per mantenere intatte le loro caratteristiche organolettiche. È per questo che lo zafferano viene chiamato oro rosso, perché è una spezia preziosa che va trattata con cura. Si parla di uso dello zafferano già dai tempi antichi, già dagli antichi egizi. Pensate che Cleopatra si dice che facesse dei bagni in latte d'asina e zafferano per mantenere la bellezza della sua pelle. In tempi più recenti la scienza invece ha fatto studi sulle proprietà antiossidanti e anche benefiche a livello dell'umore che derivano dall'utilizzo di zafferano, quindi non sentitevi in colpa quando mangiate questa saffron panna cotta, anzi pensate che state facendo del bene sia alla vostra salute che al vostro buon umore. Adesso bando alle ciance, mettiamoci a cucinare. Versate il latte in un pentolino e fatelo scaldare su fiamma bassa. Mi raccomando, il latte deve essere caldo ma non bollente. Quando è pronto, uniteci i pistilli di zafferano e lasciateli in infusione per almeno 45 minuti. Ricordatevi di coprire il pentolino con un coperchio o con un piatto per non far disperdere l'aroma. Mentre lo zafferano è in infusione, portatevi avanti con la preparazione. Mettete i fogli di gelatina in una ciotola e copriteli con qualche cucchiaio di acqua fredda di frigo. La gelatina deve stare a mollo per almeno 10 minuti in modo da reidratarsi e diventare morbida. Passato il tempo di infusione, riprendete il vostro latte con lo zafferano, aggiungeteci la panna liquida, un cucchiaino di estratto di vaniglia e lo zucchero. Mescolate bene e poi mettete di nuovo il composto sul fornello. Fate scaldare a fiamma molto bassa fino a quando non sentite che si è sciolto tutto lo zucchero. Quando lo zucchero è sciolto, togliete il pentolino dal fuoco, prendete la vostra gelatina e strizzatela bene in modo da eliminare tutta l'acqua e poi inseritela dentro al composto caldo di latte e panna. Mescolate bene con una frusta a mano in modo da eliminare tutti i grumi. Adesso che il composto è pronto, non vi resta che metterlo negli stampini.
Io ho scelto dei pirottini monoporzione, potete anche servirlo dentro a dei bicchierini di vetro trasparenti in modo da poterlo portare direttamente in tavola, oppure invece di fare tante porzioni potete metterlo dentro a uno stampo più grosso come uno stampo da budino. Quando avete finito, coprite le vostre panna cotte con la pellicola trasparente e poi mettetele in frigorifero da un minimo di 4 ore a tutta la notte. Ecco qua la nostra saffron panna cotta, questa è appena uscita dal frigorifero, io le ho tenute dentro tutta la notte. Per giudicare se sono pronte, la prima valutazione da fare è visiva. Se la superficie al tatto risulta compatta, però è ancora bella tremolante, vuol dire che sono a posto. Dovesse essere troppo morbida, ha bisogno ancora di stare un pochino di tempo in frigorifero. Se invece è troppo dura, mi dispiace, ma vorrei dire che non avete seguito le mie istruzioni e avete aggiunto troppa gelatina. Come vedete i pistilli sono ben visibili e hanno continuato a rilasciare il loro colore anche durante il riposo. E adesso siamo al momento della verità, ovvero il test tremolante. Per sformare la panna cotta passiamo un coltello lungo il bordo. Potrebbe essere necessario riscaldare leggermente il pirottino immergendolo un attimo in acqua calda. Ce la facciamo, eh? Ecco qua la nostra saffron panna cotta. Il momento della verità è l'esame del ballo tremolante e direi che in questo caso è stato superato a pieni voti. Potete decidere di servirla già così, in purezza. Se volete aggiungere però un altro tocco in più alla vostra presentazione, vi consiglio qualche suggerimento di abbinamento, di decorazione. Allora, potete decidere di aggiungere qualche altro pistillo di zafferano sopra, oppure per creare un contrasto tra colori potete decidere di decorare il piatto con i nostri fiori di zafferano essiccati, che sono edibili anche questi e danno una nota di colore in più e vi permettono di portare in tavola tutto il fiore dello zafferano, dai pistilli ai petali. Come accompagnamento, per aumentare ancora di più il sapore, vi consiglio di servirla con un cucchiaino del nostro miele aromatizzato allo zafferano sopra. Dà quel boost in più al sapore che veramente vi farà volare. E adesso il momento dell'assaggio, il gran finale di questa maratona culinaria. La panna cotta è proprio una coccola, il sapore si scioglie in bocca e ti lascia quella nota dolce dello zucchero, della vaniglia, ma allo stesso tempo senti anche il sapore forte dello zafferano. Allora che aspettate? Adesso è il vostro turno di brillare. Se questa ricetta della saffron panna cotta vi è piaciuta, provate a farla e condividetela sui social taggando Zafferano Emiliano, così potrò vedere anch'io le vostre creazioni. Divertitevi a sperimentare anche altre guarnizioni, ma soprattutto divertitevi in cucina. Alla prossima e che la forchetta sia con voi! Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti, sia in cucina che sulle altre novità del mondo di Zafferano Emiliano.